Cos'è successo? La campanella della scuola sono diversi giorni che non suona e la cosa è veramente molto strana, perché ha sempre scandito le nostre giornate e annunciato a suo modo l'avanzare delle ore, no? Sembra che non ci sia nessuno a scuola a suonare quella dannata campanella. Non c'è nessuno in classe, i banchi sono vuoti, i computer sono spenti, nessun quaderno sui banchi, nessun libro aperto, nessuna matita per terra, nessun insegnante, nessuno studente, nessuno a scuola. C'è qualcosa che non va, c'è poca gente in giro in effetti, macchine ferme, strade quasi completamente deserte. Se non fosse per la differenza di temperatura sembrerebbe proprio di essere in estate. Ma sarà per caso estate, con tutte quelle persone che vanno in giro in maschera? No, non quella maschera, sì, ok, quella è una maschera da sub, ma io intendevo un altro tipo di maschera. Ecco, bravo, questa maschera. Questa strana maschera mi fa venire in mente, mi ricorda alcuni tipi di film. Sembra in effetti di vivere all'interno di uno scenario di un film di paura, di un film in cui sai che è successo qualcosa ma non riesci ancora a capire cosa. Però non siamo negli studi di Cinecittà in un set cinematografico, magari lo fossimo invece. Questa cosa sta succedendo in Italia e sta succedendo ora. Ma chi sta causando tutto questo? Hai già qualche idea? L'Ender Dragon? No, magari. Un Giant? No, più piccolo. Un Gast? No. E se stai pensando ad un raro guardiano antico? Beh, neanche lui è tra i sospetti. Cosa sappiamo di lui? È veloce, velocissimo, è bravissimo a moltiplicarsi, lo fa ad ogni suo salto e no, non è uno slime, è molto resistente, sicuramente non come la Bedrock, ma rimane a lungo nei palmi delle nostre mani e sui nostri vestiti. Sappiamo che è un mostro molto furtivo, non lascia tracce evidenti del suo passaggio e preferisce riprodursi in zone affollate. Se abbiamo detto che è furtivo a questo punto sì, escluderei anche il Creeper tra i sospetti, ce ne saremmo accorti, no? Il problema è che non riusciamo a vederlo, ma non perché ha bevuto la pozione dell'invisibilità, ma perché è talmente piccolo che solo in un laboratorio con scienziati e muniti di microscopio è possibile scovarlo. Ecco come riesce indisturbato a moltiplicarsi raggiungendo i nostri occhi, il naso o la bocca e ci fa respirare male e venire la febbre. Ma non dobbiamo avere paura perché c'è chi sta studiando per trovare quanto prima un vaccino ed altri che ogni giorno, ogni ora e da settimane stanno combattendo questo nemico invisibile per rallentarne il più possibile la diffusione e contenerlo. In questo momento il nostro compito è rimanere a casa, tutta l'Italia si sta adoperando per combattere questo mostro, ognuno a modo suo. Noi preoccupiamoci di rimanere al sicuro nelle nostre case, lasciamo fuori dalla porta questo mostriciattolo invisibile, seguiamo le indicazioni di lavarci accuratamente le mani, evitiamo contatti ravvicinati e gli abbracci, le strette di mano ce li faremo invece a fine emergenza. Anche il nostro compito, rimanere a casa, è una missione importantissima. Ormai la diffusione di questo mostro è esplosa nel nostro paese e si sta diffondendo a macchia d'olio in Europa e nel mondo. Ma per fortuna non siamo ai tempi dell'antico Egitto, a quei tempi le comunicazioni erano decisamente diverse da quelle di oggi. Immaginatevi la situazione di oggi a quei tempi, immaginatevi quanto tempo sarebbe passato se Cleopatra nel 46 a.C. avesse dovuto chiedere: caro Giulio Cesare, sto preparando il mio viaggio per celebrare il tuo trionfo, com'è la situazione virus lì a Roma? Quanto vantaggio si sarebbe dato al virus per la mancanza di una comunicazione diretta ed efficace. In questi giorni per fortuna abbiamo ricevuto una serie di comunicazioni tempestive, immediate e dirette per intraprendere tutti insieme un percorso di contrasto al mostriciattolo, un percorso di contrasto che possa rivelarsi il più lucido e responsabile possibile. Il nostro primo ministro ci ha chiesto di limitare i nostri movimenti fuori da casa allo stretto indispensabile, motivi di lavoro, motivi di salute, e ci ha rassicurato che torneremo ad abbracciarci quanto prima. L'effetto dei nostri sforzi si vedrà tra 14 giorni. Il comportamento da tenere è lo stesso, indipendentemente se viviamo in un villaggio abitato dai tipici villager, sia che viviamo in piccole perle rinascimentali come Urbino. Come possiamo impegnare il nostro tempo libero? Beh, la mattina continuiamo a studiare con le nostre insegnanti che ci seguono come se fossimo in una classe virtuale, poi possiamo leggere libri o visitare virtualmente musei incredibili come il Museo degli Uffizi di Firenze. Sfogate la vostra creatività insieme ai vostri genitori e magari fategli scoprire che il videogioco più venduto al mondo nella storia dei videogiochi, cioè Minecraft, vi permette di coltivare quelle competenze richieste per il vostro futuro, prime tra tutte creatività e problem solving. Seguiamo tutte le misure di sicurezza, soltanto così riusciremo ad arginare il virus e a contenerne la diffusione. I medici e gli infermieri stanno facendo turni massacranti per assistere chi è stato contagiato da questo virus, rischiando quotidianamente a loro volta di essere contagiati. Prestando adeguata assistenza sono già riusciti a salvare tante vite umane e ad allontanare da loro questo virus invisibile. In Cina è stato fatto largo uso delle nuove tecnologie per contrastare la diffusione del coronavirus ed identificarne in tempi rapidissimi la sua presenza. Attraverso l'intelligenza artificiale sono riusciti per esempio ad identificare la presenza del coronavirus in pazienti in soli 20 secondi. E se fossimo noi a dover contrastare il coronavirus in Minecraft? C'è qualche blocco particolare che ti viene in mente? Magari qualche blocco particolarmente esplosivo che possa contrastare adeguatamente questo mostriciattolo?
E perché allora non sfruttiamo anche noi un po' di programmazione e capacità di calcolo dei nostri computer e delle nostre console per riempire il coronavirus di una serie di blocchi di TNT? Questo è ciò che possiamo fare noi in Minecraft contro un coronavirus virtuale, ma secondo me se continuiamo a seguire le indicazioni ricevute il vero coronavirus farà esattamente la stessa fine. Non sei d'accordo?